Gentili spettatori, la riproduzione di questo video è riservata a un uso domestico e ne è vietata la duplicazione in noleggio. Per il tema trattato, alcune scene potrebbero turbare e scioccare coloro che si impressionano facilmente. Il gruppo giovani si esonera da ogni responsabilità e vi augura buona visione. Ciao ragazzi! Ciao! Bene? Cosa stai facendo? Ma stiamo guardando qua dei libri. Libri di cosa? Sui castelli del Trentino. Sui castelli, mi fai vedere? Tieni. Beh, non è male. E non sarebbe neanche una cattiva idea far vedere qualche cosa di queste bellezze ai nostri amici dei circoli, che ne dite? È una buona idea. Il problema è che sono tanti. Troppi, direi. E cosa facciamo allora? Lasciamo decidere la sorte. Scegliamo uno. Mi Mi dice un numero? 21. 21. 21, 21, 21, 21. Castelbeseno. Bellissimo. Che ne dici? Sì. Non è male, mi piace. Ah. Ma lo sapete che mio nonno diceva che a Castelbeseno ci sono i fantasmi? Ma dai. Oh, anche oggi una splendida giornata. Che meraviglia sto panorama. Son secoli che la miro ogni giorno. Com'è bella la quiete della propria casa. Qui il silenzio non ha prezzo e il panorama è inimitabile. Ma cos'è questo vocio? Che Ma confusione. che bella giornata. Chi è che Che disturba? bella, stiamo guardando Saranno i qua, soliti sì, turisti in Sì, piccioni? manca poco, bisogna Ah fare no, queste salite. questa volta sono quei bravi arrivando. ragazzi da Trentini nel mondo. Sì, certo. Ma che saranno guarda, venuti a si fare? vedono le guglie. Si stanno indirizzando verso le mura che cingono il mio castello. E che mura! Sono proprio orgoglioso di aver fortificato una tale dimora. Che fortezza maestosa! Che mura massicce! Che bastioni possenti! E graziosi merli. Ma alla porta d'ingresso c'è una biglietteria. Cosa? Si paga per entrare a casa mia e nessuno me lo ha mai detto? E adesso che fanno? Sono nel prato che oggi chiamiamo campo dei tornei. Cosa fa quel ragazzo con la giacca arancione con quell'arnese così strano in mano? Sarà forse una nuova spada? Non mi sembra. E quell'altro al centro del campo vestito di nero, senza cavallo e senza corazza, sarà mica un prete? Come siamo caduti in basso. Una volta c'erano centinaia di cavalieri e soldati che combattevano per me. D'estate si facevano tornei per intere settimane. Era in quelle occasioni che si vedeva il vero coraggio delle persone. Ora passeggiano solo turisti e curiosi che parlano tanto, ma non combattono mai per i loro regnanti. Anche le vie di accesso al castello erano sempre piene di cavalli e cavalieri che arrivavano da tutte le parti. Ora, solo pedoni affaticati che portano con sé quelle strane scatolette che mettono davanti agli occhi e sparano raggi luminosi a gente che sorride. Fermi lì che faccio una foto alla porta. Poveri loro, erano molto meglio i pittori di una volta. Per accedere alla mia corte privata si dovranno oltrepassare molti varchi, tra cui la porta scura, sul cui portale ho impresso per sempre il mio stemma. Accidenti, che sicurezza in questo castello. Avete visto che sbarramenti? Lungo tutto il passaggio c'erano guardie adibite alla mia sicurezza, che impedivano a chiunque di attentare alla mia vita, e per essere più efficienti possibile, dormivano nelle immediate vicinanze. Ma ora dove andiamo? Aspettate che guardiamo la cartina. Ah, sempre dritti per andare verso il centro del castello. Ah, ma non sanno proprio nulla. Quella porta dà l'accesso alla Piazza Grande, uno dei luoghi più ampi al centro del mio maniero. Sulla destra si erge la torre dell'orologio e a sinistra alcune delle finestre del palazzo comitale, detto La Filandela, da dove ammiravo la piazza e la valle. Alcuni archi ci ricordano quel che oggi rimane delle antiche stalle, dove venivano ricoverati i miei cavalli. Li ho persi di vista, ma dove sono finiti? Ah, li vedo, sono laggiù e secondo me non sanno neppure dove si trovano. Ragazzi, ora siamo nella lizza. La pizza.
No, la Lizza è uno stretto corridoio di servizio costruito tra le mura esterne del castello, che veniva utilizzato per la difesa e per un rapido trasferimento dei soldati da un capo all'altro della struttura. Pensate, poteva passare solo una persona per volta ed ovviamente a piedi. Ma siamo arrivati alla corte d'onore? Qui non risiedeva il padrone di casa? Certo, guardate gli affreschi che ho fatto dipingere sui miei edifici principali e nelle mie stanze. Oggi è rimasto ben poco, ma ricordo che in quest'area si svolgeva gran parte della mia giornata. Che ricordi? Il giardino, la piazzetta, il magazzino, il pozzo, la cisterna dell'acqua, il forno da cui si sfornava dell'ottimo pane e la torre a sud, sotto la quale si addestravano le mie guardie. Ma qualcuno si divertiva anche a giocare alla tria, altro che fare attenzione alla mia vita. Peccato, di tutto quello sparso ora è rimasto poco e mi dispiace tanto chiamarli ruderi. Mamma mia come sono curiosi sti ragazzi, se continuo a girare me li troverò anche in camera da letto. Vorrei fare una considerazione. Il panorama che ammiravo allora è rimasto quasi inalterato. Alle spalle del castello si snoda la valle che porta a Folgaria e poi nel Vicentino. Di fronte si estende la Valla Garina, attraversata dal fiume Adige, e a destra il paese di Besenello, e dalla parte opposta si erge Castelpietra. C'è una cosa che mi incuriosisce. Non ho ancora capito come fanno ad andare così veloci quelle carrozze di ferro che non sono neppure trainate da cavalli. Beh ragazzi, è proprio ora di andare a mangiare. Direi che materiale per il video ne abbiamo raccolto. Ma del fantasma, Arianna, proprio neanche l'ombra. Mio nonno mi ha proprio preso in giro. Comunque brindiamo a Trentini del mondo. Ed allora un brindisi anche per me che vi ho ospitato. Prova 1, Tornel. Dai, via. Dai, via. Vai. Mi facciamo scusa. Mi uccidevi. Ok, allora prova. Intanto separati. Allora intanto un saluto ai Trentini del mondo. Ciao Trentini, ti aspettiamo qui a Castel Peseno. Impiccioni ma simpatici sti ragazzi. Ma dato che mi sono divertito tanto, vi aspetto tutti al mio castello, Castel Beseno naturalmente.